Ciao ragazzi, benvenuti alla lezione di Power Query. Allora, vediamo cosa analizziamo oggi. Come collegarsi a un CSV a un Access con driver ODBC con SQL. Allora, iniziamo subito e proviamo a importare un CSV. Allora, andando nel menu Dati, Nuova Query, da File, qui possiamo scegliere alcune cose. Da un file Excel, da un CSV, da un file internet, da un testo o da una cartella. Cartella non utilizzatelo perché è complicato, importa contemporaneamente più file e li combina tra di loro. È sempre meglio fare tutto in manuale. Andiamo su CSV, ne ho preparato uno, eccolo qua. Aprendolo si apre questa videata qua. Qui scegliamo la codifica che vogliamo dare, quindi se abbiamo anche un numero con la virgola, a seconda della codifica che andiamo a selezionare, può trasformare il punto in virgola o viceversa, oppure mantenere quello che è. Lui, Power Query, rileva in automatico il giusto set da dare, la giusta codifica da dare al file quando verrà importato, quindi andate a cambiarlo solo se è una vostra esigenza, insomma. Questo è il separatore di campo, anche qui lo rileva in automatico, se fosse sbagliato modificatelo voi. Qui dà l'interpretazione del campo, se è un numerico, un testo o qualcos'altro, a seconda di quello che rileva nei primi 200 record. Quindi se capita il caso che selezionate le prime 200 righe e nelle prime 200 righe ci sono dei numeri e nelle successive trova delle lettere, lui lo targherà come numero, come numerico. Però poi quando andrete a vedere il campo in Power Query darà errore da 201 righe in su perché trova delle lettere. Quindi valutate bene quando fate questo passaggio se basarsi sull'intero set di dati, ma se avete un file grosso non conviene, oppure più semplicemente non rilevare il tipo di dato e andrete a targare voi i campi dalla formattazione corretta successivamente. Questo è un passaggio che vediamo nella prossima lezione. Noi per ora ci accontentiamo a 200 righe e facciamo clic su modifica. Se facessimo carica lo caricherebbe direttamente in Excel, in un tab. Se facciamo carica in, finirebbe in Power Pivot, però lasciate stare questo passaggio, entrate sempre in modifica per vedere anche cosa avete fatto. Eccoci, qui l'ha importato. Se clicchiamo qua vediamo che ha importato il CSV e ha chiamato la tabella importata come il nome del CSV, e qui a destra vediamo i passaggi che sono stati fatti. Sulla rotellina potete andare a modificare i passaggi, quindi cliccandoci potete ripuntare il file se si dovesse essere spostato senza dover rifare l'importazione e ricollegare tutto da zero, oppure cambiare le specifiche che avevate precedentemente dato. Bene, se facciamo un clic su X, lui ci dice rimuovi, perde il dato che abbiamo importato. Se facciamo mantiene, lo mantiene, però ce lo spara in un tab di Excel. Se facciamo nulla, ritorniamo qua. Se volessimo andare su Power Pivot, bisogna usare questo bottoncino in alto a destra, quindi clic sulla freccettina, chiudi e carica, me lo mette sempre in un tab di Excel, chiudi e carica in, ci sono delle opzioni. In questa parte la vediamo quando tratteremo Power Pivot. Nel frattempo caricheremo il dato in Excel. Quindi ripetiamo l'operazione CSV, importazione, modifica, lo chiudiamo, diciamo mantieni ed ecco che me l'ha caricato. Adesso vi faccio vedere un file Excel che proviamo a importare anche queste. Io qua ho creato una tabellina, anche questa è una cosa che vedremo più avanti su come si creano queste tabelline qua. Questa è una tabella vera e propria, quindi è come se fosse una tabella di Access perché ha proprio un nome. E in questa tabella io ho creato un set di dati personale, quindi se io seleziono quest'area qua di 2 record e la chiamo Pippo, l'avevo già nominato, comunque gli do un nome, questo set di dati si chiamerà Pippo. Qui area personale ne ho selezionato una con 3, oppure tutta col foglio. Quindi che succede adesso? Se io vado in Excel e vado in Power Query, la cosa interessante è quando importo un dato da Excel, selezioniamo, è che io vedo tutte le tabelle di tutti i fogli, quindi questa mi vede la tabella intera, che è all'interno del foglio 1, oppure mi vede le aree dinamiche che io ho selezionato. Vede l'area persona contro record
e Pippo con 2, che in realtà è un derivato della tabella principale. Quindi anche qui, se vogliamo importarla, modifica, poi chiudiamo e facciamo mantieni, così ce la carica in un tavolo. Quindi ricordiamoci, se dovete lavorare in Excel, creare delle tabelle e volete selezionare dei piccoli set, potete selezionare il set e dargli un nome, set personale. Se poi voi andate qui, set personale, lo richiamate. E questo verrà visto come un perimetro con una tabella potenziale collegabile in Access o in Power BI. Se vogliamo invece importare un dato da un file Access, è il secondo menu qui, da Database, e qui abbiamo SQL Server e Access. Allora, premendo Access, questo è un driver nativo, quindi è molto più veloce di utilizzare da altre origini driver ODBC e il driver Access. Questo è un po' più lentino. Quello che trovate qui è nativo, quindi carica i dati con 4-5 volte più velocemente rispetto al driver ODBC. Qui stessa procedura di prima, selezioniamo un database, all'interno del database c'è una sola tabella che ho creato io, ma potenzialmente potete importare anche delle query, anche se ve lo sconsiglio perché Access non performa bene con le query quando le collegate all'esterno. Modifica. Ecco qui che sempre qua vediamo, abbiamo il CSV, il foglio dati estratto da Excel e la tabella di Access, tutto qua. E qua abbiamo sempre il pannello di navigazione e anche qui, come per gli altri file, premendo sulla rotellina possiamo potenzialmente andare a ripuntare il database Access. Ok, anche qui la manteniamo, giusto per mantenere il dato, eccola qua. Bene, se vogliamo importare da un SQL Server è la stessa procedura, andiamo da SQL Server. Ora, i casi sono due: o utilizziamo il driver nativo che va anche qui 4-5 volte più veloce di un driver ODBC, oppure utilizziamo un driver ODBC. Qual è la differenza tra i due? Il driver ODBC, se il gestore del SQL decide di cambiare il nome all'istanza d'improvviso, se utilizzate un driver DVC, a voi non cambia nulla perché il gestore si preoccuperà di, spero, di cambiarvi il puntamento del driver ODBC. Il driver ODBC non punterà più alla macchina A, ma punterà alla macchina B. Di conseguenza, voi avendo utilizzato il driver ODBC, tutto quello che avrete costruito con questo driver continuerà a funzionare, per voi sarà trasparente, quindi è molto importante capire quante cose andate a costruire e capire l'effort, se dopo cambiare tutto conviene o non conviene. D'altra parte il driver nativo è molto più veloce, riesce a gestire molti più dati e quindi qui dovete valutare voi se vi conviene più usare il driver nativo. Ricordatevi, se il gestore cambia il nome all'istanza o al database, anche questo, dovrete entrare nella connessione di Power Query, nella rotellina come vedevate prima, e cambiare i puntamenti, il nome del server e il nome del database. Facciamo una prova da database SQL. Qui in questo caso, adesso io non ho un SQL installato in questa macchina, ma qui andrebbe scritto nome istanza. Se non lo sapete ve lo deve fornire il vostro tecnico che gestisce il SQL, e il database a cui appoggiarvi, perché potete collegarvi a un database. Se premete opzioni avanzate, qui se siete bravi scrivete il codice SQL del recupero del dato a manina. Se non sapete scrivere SQL potete premere OK. Adesso a me non funziona perché non ho un SQL installato, comunque uscirebbe una finestra tipo quella di Access in cui vi farà vedere l'elenco delle tabelle selezionate, entrate sempre in modifica e avrete la tabella di SQL importata all'interno di Power Query. Una cosa importante: quando recuperate i dati cercate sempre di ridurre il set di dati al minimo indispensabile, quindi cercate sempre di mettere i filtri e di selezionare le colonne che effettivamente vi servono, perché tirare su 5 colonne è diverso da tirarne su 100, che magari hanno anche 1 milione di record. Quindi cercate sempre di ottimizzare le importazioni, perché poi il report riuscirà a gestire meglio, lavorerà con più velocità e avrete meno difficoltà anche voi. Bene ragazzi, con questo è tutto. Ci vediamo alla prossima lezione e cominciamo a vedere come fare per trasformare il dato all'interno di Power Query. Ciao a tutti!